Benvenuti su Misteri nascosti. Qui ci addentreremo nei segreti più affascinanti e inesplorati del mondo esoterico e occulto. Ogni video vi condurrà in un viaggio unico tra verità celate e racconti misteriosi, per scoprire ciò che è nascosto agli occhi di molti. Sarai tu a decidere se queste rivelazioni sono reali o parte di un mistero ancora più profondo. Preparati a esplorare l'ignoto insieme a noi. Iscriviti al canale per non perdere nessun capitolo di questa avventura tra i segreti più reconditi. Capitolo 4. La camera occulta. Mentre ero immerso nei miei pensieri, sentii la voce elettronica di bordo che annunciava l'ultimo punto fermo del nostro viaggio. Preparati, perché questo punto coincide con la nostra destinazione finale, mi disse Cesare. Qui abbiamo lasciato un equipaggiamento più complesso e anche delle provviste. Saremo lì tra pochi minuti. In effetti, in meno di 2 minuti cominciai a notare che la luce nel tunnel stava gradualmente cambiando colore, passando dall'indaco attraverso diverse sfumature fino al colore verde chiaro fosforescente che avevo visto all'altra estremità, collegata alla sala proiezioni. Il tunnel era perfettamente rettilineo e in lontananza potevo già vedere una luce molto più brillante. Ero pieno di eccitazione al pensiero che in pochissimo tempo stavo per scoprire un mistero colossale, che durava da migliaia di anni, sulla vita enigmatica degli antichi faraoni egizi e sulle famose piramidi. Ho condiviso questi pensieri con Cesare, ma lui mi ha subito corretto. Quello che vedrete non ha nulla a che fare con l'antica civiltà egizia, né le piramidi né la Sfinge. È forse il più grande mistero che abbiamo affrontato finora, perché non capiamo il motivo della creazione di questo spazio alla fine del tunnel che stiamo per raggiungere. È estremamente antico, precede la civiltà egizia di oltre 30.000 anni, eppure è una creazione successiva a quella della sala di proiezione. Perché qui e perché da quell'epoca non lo sappiamo. Chi Cesare smise di spiegare, sembrando valutare se darmi o meno ulteriori dettagli. Prese manualmente il controllo del veicolo e rallentò molto. Il colore delle pareti del tunnel era diventato verde chiaro, fosforescente, e la luce era più intensa. Il computer ci diceva che mancavano 800 metri alla nostra destinazione finale. Cesar rallentò ancora di più il veicolo. A circa 200 metri di fronte a me potevo vedere una specie di enorme muro. Bloccavano completamente il tunnel, sembrando fatti di pietra. Ho potuto vedere anche molte grandi casse accatastate e attrezzature militari su entrambi i lati della via d'accesso. Alla fine il veicolo si fermò e noi scendemmo. Anche gli altri si fermarono un po' dietro di noi e iniziarono a scaricare alcune delle nuove attrezzature che erano state portate. Barcollando, mi diressi a piccoli passi verso l'enorme muro di pietra che bloccava il tunnel, segnalandone la fine. Vidi su entrambi i lati i posti per i 12 cristalli, che erano identici a quelli all'inizio del tunnel. Supposi che la distorsione spazio-temporale dovesse avere una certa simmetria, in modo da rimanere stabile. Sorprese e misteri. Nella luce verdastra che ci circondava, il bagliore dei cristalli era inquietante e mi faceva pensare di essere in un altro mondo. E in un certo senso era la verità. Mi trovavo a una buona distanza dalla superficie terrestre, in un altro continente, vicino al Cairo, e in un tunnel creato da qualche incomprensibile artificio spazio-temporale. Ma la cosa più inquietante era che mi trovavo a pochi metri da un segreto quasi del tutto ermetico, di cui nessuno conosceva il significato. Mi avvicinai all'imponente muro di pietra, che in quella strana luce era di un colore un po' più scuro della sabbia. Sul lato sinistro riconobbi lo stesso quadrato scolpito nella pietra, perfettamente levigato, in cui era inciso il segno di un triangolo, come quello sul cancello che conduceva all'ingresso della grande galleria sui Monti Bucegi. In effetti, l'accesso è identico all'altro lato. Ho sentito Cesare parlare alle mie spalle. Mi rivolsi a lui e chiesi cosa ci fosse dietro questo enorme cancello di pietra. Uno spazio con una strana particolarità, ha risposto. Lo chiamiamo la stanza dell'occulto. È semplicemente una camera piantata nel terreno, senza alcun collegamento con la superficie. L'unico accesso è attraverso il tunnel in cui ci troviamo, che, come avete visto, è esso stesso un'alterazione spaziale temporale.
Forse è proprio questo il motivo dello strano fenomeno che ho menzionato in questa stanza. Venite con me. Dicendo questo, Caesar si rivolse ad Aiden, che stava già lavorando al suo computer olografico. Arrivammo dietro di lui e potemmo vedere la proiezione spaziale del tunnel in cui ci trovavamo, il cancello di pietra e lo spazio dietro di esso, che era in realtà una semplice stanza quadrata, all'interno della quale si potevano vedere alcuni oggetti rappresentati come rettangoli opachi. Beh, vi aspetta una bella sorpresa quando entreremo in questa stanza, sorrise Cesar. Ci dirigemmo quindi verso il gigantesco cancello di pietra, tranne Aiden, che era molto impegnato a lavorare al computer, che aveva collegato ad alcuni sensori speciali montati nella spedizione precedente. Arrivammo davanti al cancello e Cesar toccò il triangolo. Immediatamente il cancello iniziò a scorrere verso sinistra, quasi senza rumore. Ero sbalordito. Davanti a me c'era una stanza grande, circa il doppio di quella che avevo visto nella proiezione olografica del computer. Non riuscivo a capire come fosse possibile e guardai Cesare con stupore, chiedendogli di spiegarmi. Purtroppo nessuno ha ancora una risposta a questo enigma. I sensori all'esterno registrano una piccola stanza, larga circa 5 metri e alta 3, ma quando il cancello si apre, lo spazio che offre è più del doppio. Il team di ricercatori americani ha concluso che ciò è dovuto a uno strano intreccio di due realtà distinte, quella fisica, propria di noi, e quella sottile, quasi certamente di origine astrale. Le prime misurazioni e i primi calcoli hanno dimostrato che esiste una stretta connessione tra questo strano fenomeno e la natura ambigua del tunnel. In effetti, questo è il motivo principale della presenza di Aiden nella nostra squadra. Egli può far luce scientificamente su alcuni degli enigmi che ci troviamo ad affrontare. Mentre venivano fornite queste spiegazioni, entrammo tutti in quella stanza sotterranea, che per le sue dimensioni mi sembrò quasi una sala. Giudicai la geometria della superficie come un quadrato di 10 metri, forse più, e alto circa 7 metri. Notai che le pareti, il pavimento e il soffitto erano costituiti esclusivamente da enormi lastre di pietra, perfettamente levigate e affilate tra loro. Non c'era una crepa, non un'apertura, non un corridoio, non una lacuna in queste mura. Oltre allo stupore per la realizzazione di questa costruzione sotterranea, che sembrava semplicemente piantata nel terreno, due aspetti mi hanno subito incuriosito. In primo luogo, ho notato che la stanza era illuminata da sola, senza alcuna fonte visibile. La luce era molto piacevole, calda, avvolgente, rendendo visibile ogni dettaglio della stanza fin nei minimi particolari. Mentre dall'ensemble dei Monti Bucegi sapevo che la luce proveniva in qualche modo dal materiale semi-organico di cui erano rivestite le pareti, qui non ho notato la presenza di tale materiale, poiché le pareti erano scavate nella roccia. Il secondo aspetto che mi ha davvero incuriosito è stata l'aria della stanza. Normalmente, dato che il luogo aveva circa 40.000 anni e non aveva alcun collegamento con la superficie, nessuna presa d'aria, nessun modo di rinfrescare l'atmosfera interna, era prevedibile che nel migliore dei casi si potesse respirare a malapena una volta aperta la porta. Ma la sorpresa è stata totale, perché l'aria era molto pulita, persino leggermente ionizzata. L'unico commento che posso fare è che sembrava un po' secca, ma i miei dubbi sono stati subito fugati da Caesar, che ha spiegato che questi sono stati i primi oggetti analizzati quando sono entrati nel sito durante la spedizione precedente. Inizialmente avevano delle maschere protettive. Sono stati prelevati campioni di aria e di roccia delle pareti e sono state effettuate analisi preliminari utilizzando un complesso impianto completamente computerizzato che avevano portato con sé e che alla partenza è stato lasciato fuori dal cancello del tunnel nel punto di sosta finale. Supponendo che un'operazione del genere sarebbe stata necessaria, erano arrivati preparati. Si trattava di una struttura per l'analisi di campioni biologici, nonché di fonti di materiale amorfo, che la Marina statunitense utilizzava in alcune missioni speciali. I risultati dell'analisi dell'aria nella stanza sono stati positivi, quindi hanno immediatamente abbandonato le maschere. Per quanto riguarda la fonte di luce,
Cesare mi chiese di accompagnarlo a una delle pareti della stanza. Ci siamo spostati su quella di destra, mentre i tenenti Trujillo e Nicoar si sono subito diretti verso la parete di destra, dove c'erano delle specie di scaffali, su cui erano disposti molti piatti di dimensioni identiche. Almeno questa è stata la mia prima impressione, ma volevo prendere le cose con metodo, studiarle una per una. Non avevo quasi alzato gli occhi dal pavimento per poter assaporare l'intensa eccitazione e il piacevole brivido di entrare in quell'antica stanza piena di misteri. Mi sorprese però il fatto che il tenente Trujillo sembrasse muoversi con grande naturalezza in quello spazio, sapendo esattamente cosa fare e dove guardare. Non dovrebbe essere sorpreso. Essendo uno dei migliori agenti dell'USAP, aveva pieno accesso al nostro fascicolo di spedizione, che comprendeva centinaia di fotografie e schizzi, descrizioni e prove su questa stanza. Le ha imparate così bene che ora si comporta come se stesse girando per casa sua. Ma a voi personalmente spiegherò cosa si trova qui, anche se ancora oggi non conosciamo il significato di alcuni oggetti e, a dire il vero, non capiamo bene lo scopo e la finalità di questa stanza. Eravamo vicini alla parete destra della camera occulta. Avvicinati, mi esortò Cesare. Solo ora si può vedere la pellicola che ricopre la roccia. È molto speciale ed è anche di natura organica, ma è una forma di vita totalmente sconosciuta a noi. Leggermente radioattiva, ma entro limiti perfettamente ragionevoli, è basata sull'ittrio. Gli altri 4 elementi costitutivi non si trovano sul nostro pianeta, quindi non possiamo capire i legami atomici che li uniscono. Mi sono avvicinata al muro e ho tastato delicatamente la pietra con le dita. Quando l'ho toccata, ho sentito una specie di sottile formicolio sulla pelle, ma molto piacevole. Appoggiando l'intero palmo della mano contro il muro, ho sentito che quei formicolii si manifestavano in modo diverso sulla superficie, come se agissero a ondate. Potrei quasi dire che si trattava di una comunione vivente, una sorta di legame organico che si creava spontaneamente e senza intoppi. Il film è in qualche modo incorporato nello strato superficiale della roccia, ma è sorprendente che esista così e che si stia manifestando dopo un enorme periodo di tempo dalla costruzione della camera occulta. La loro tecnologia è stupefacente. In quel periodo Cesare fu chiamato dal tenente Nicoar per essere consultato su una questione. Per quanto mi riguarda, avevo un po' chiarito quelle questioni che mi avevano lasciato perplesso fin dall'inizio, tanto che ho rivolto la mia attenzione alla stanza nel suo complesso. Avevo bisogno di molto autocontrollo e moderazione, perché le sorprese erano grandi. Anche se non aveva l'imponente grandezza della sala di proiezione, e anche se all'interno c'erano meno oggetti di riferimento, la stanza dell'occulto emanava comunque un mistero, un enigma quasi imperscrutabile. Non riuscivo a capire cosa mi desse questa sensazione. Forse il fatto che fosse più piccola e che, rispetto alla sala proiezioni, molto più grande e respirante, fosse più condensato. Forse per il campo specifico emanato dagli oggetti che vi si trovavano. Forse per la vicinanza della grande piramide e della Sfinge, a circa la stessa distanza da entrambe, come abbiamo visto nella proiezione olografica del computer di Hayden. Anche se ero già abbastanza abituato ai misteri svelati e alle sorprese di proporzioni che contraddicono ciò che è noto alla nostra società e persino la logica espressa dalla scienza moderna, tuttavia nella camera occulta mi sono sentito pressato da qualcosa di indefinibile. E questa pressione enigmatica ha creato una profonda e incomprensibile nostalgia nella mia anima. Lo stato era simile a quello che avevo sperimentato durante il viaggio nel tunnel, e da ciò ho concluso che probabilmente esiste una stretta connessione energetica, un'impronta sottile molto simile tra il tunnel e la camera occulta. Guardai pensieroso l'intera stanza. Anche se non c'erano molti oggetti, la stanza mi sembrava comunque in qualche modo piena. Proprio al centro notai una copia fedele in scala del cilindro, sul piedistallo della sala delle proiezioni. Lo stesso tipo di gradini, la stessa struttura a semicilindro, più o meno gli stessi arredi interni, con una striscia di metallo su cui si trovavano quelli che sembravano sensori speciali, molto probabilmente fatti di cristalli, per quanto potevo dire da lontano.
Salii i 5 gradini del piedistallo e sbirciai all'interno del semicilindro. Aveva una parte d'appoggio a circa 70 centimetri dalla base, ovviamente per sedersi. L'intero dispositivo era stato progettato per essere facilmente utilizzato da un essere umano di altezza media, ma la sua utilità rimaneva ancora un'incognita per me. Scesi quindi dal piedistallo e mi fermai davanti a ciò che mi aveva sconvolto fin dall'ingresso nella stanza, ma al quale avevo evitato di riferirmi immediatamente, proprio per darvi un po' di tempo per adattarvi. A circa 2 metri dal cilindro al centro della camera occulta, un po' più a destra, si librava nell'aria una piattaforma di un metallo giallo, che supposi fosse oro. La piattaforma non era molto grande. Ho stimato che la sua superficie fosse di circa 2 metri quadrati, essendo più lunga che larga. Assomigliava molto a una tavola da surf. Lo spessore era piuttosto ridotto, non credo superasse i 3 centimetri. Era così ben lucidata che da certe angolazioni brillava molto. Sulla parte superiore era incisa una superficie a forma di rettangolo, che lasciava uno spazio di circa 10 centimetri ai bordi laterali e di circa 50 centimetri a quella che ho interpretato come la faccia della piattaforma. Sul retro, anche il bordo del rettangolo lasciava uno spazio di circa 10 centimetri. L'unico accessorio della piattaforma era un cristallo blu scuro a forma di piramide, incastonato simmetricamente ai lati della piattaforma nella porzione di superficie libera di circa mezzo metro tra il rettangolo e il bordo anteriore. Toccai quell'oggetto stupefacente, che potevo supporre fosse rimasto in sustentazione per decine di migliaia di anni nella stessa posizione. Si inclinò leggermente, ovviamente resistendo alla mia pressione. Incoraggiato dal risultato, mi sono seduto su quell'oggetto come una sedia più alta, mentre la piattaforma levitava a circa 1 metro dal pavimento di pietra. Anche con tutto il mio peso, rimase esattamente nella stessa posizione, ma sentii subito una vibrazione sorda e molto sottile che si produceva al suo interno. Ero così eccitato dalla mia nuova scoperta che cominciai a premere più forte sulla piattaforma e a sporgermi in avanti e indietro per vedere come reagiva. Notai che quando vi appoggiavo tutto il mio peso, la piattaforma antigravitazionale diventava molto rigida e non si inclinava affatto. Tuttavia, se la forza era piccola, la piastra metallica poteva avere un'inclinazione molto ridotta. Alla fine mi sono alzato in piedi, guardando trionfante nella stanza. Cesare aveva appena finito di parlare con i 2 tenenti e stava venendo verso di me ridendo. «Vediamo, sai a cosa serve?» mi ha chiesto. «Penso che sia un mezzo per viaggiare», ho risposto. «Altrimenti non ne vedo il motivo». «Esattamente. È un semplice veicolo antigravitazionale. Invece di viaggiare in bicicletta o a piedi, si usa questa lastra d'oro. In realtà, dalle nostre analisi, risulta che solo circa 4 millimetri di spessore sono costituiti da una speciale lega d'oro. Poi c'è uno strato di un metallo sconosciuto, spesso circa 1 millimetro. Il resto sembra essere vuoto all'interno. E, naturalmente, c'è questo cristallo che è il fulcro di tutto. In sostanza, ho potuto constatare che le cose non erano troppo complicate. «Ok, allora come funziona?» chiesi con impazienza. Divertito, Cesare spiegò che, sebbene il pezzo fosse relativamente semplice dal punto di vista costruttivo, era comunque piuttosto complicato per l'uomo moderno utilizzarlo. È stato un problema su cui abbiamo lavorato per diverse ore durante l'ultima spedizione. Inizialmente ho pensato che mancasse qualcosa, che ci fosse un elemento di aiuto. Dopo un po' mi sono chiesto se non ci fosse una connessione più sottile tra l'utente della piattaforma e la sua frequenza vibrazionale, modulata dal cristallo. Mi sono ricordato che gli straordinari costruttori che hanno realizzato tutto questo includevano nella loro straordinaria tecnologia l'elemento puramente umano, la coscienza dell'essere, che su questo piano si esprime in gran parte con la condizione e l'attività della mente. Cercai quindi di sintonizzarmi in qualche modo, di entrare in contatto con la vibrazione specifica del cristallo. È bastato concentrare un po' il mio pensiero su di esso, perché la piattaforma reagisse. Ditemi, coloro che hanno realizzato tutto questo sono venuti da qualche altra parte, dallo spazio? Per qualche istante ci fu silenzio.
Tutto sembrava congelato nella morsa del tempo. Poi Cesar mi rispose lentamente, guardandomi dritto negli occhi. Posso dirle con una certa sicurezza che rappresentano una civiltà aliena sorprendentemente avanzata, che apparentemente desiderava molto aiutare i terrestri. Tuttavia, in quei tempi immemorabili, le popolazioni sulla superficie del nostro pianeta erano molto diverse da quelle attuali. E anche la struttura geologica del pianeta era diversa. Non c'è quasi paragone con i tempi moderni. Allora la domanda era posta in modo completamente diverso. Vengono da un sistema solare conosciuto? Sono quelli con cui il governo occulto mondiale ha legami? No, neanche lontanamente. La differenza tra loro e la civiltà extraterrestre con cui gli americani hanno una sorta di contratto è più o meno quella tra l'Homo sapiens e l'Homo erectus. Ancora più inquietante è il fatto che non provengano dalla nostra galassia, ma da una galassia molto più lontana. È sicuramente nel catalogo degli astronomi, ma non sono ancora riuscito a identificarla con precisione. Prontamente, poi ha assunto una vibrazione particolare. Lo spostamento è stato poi guidato senza problemi dal potere del pensiero, che deve ancora essere focalizzato. Ma cosa succede altrimenti? Chiesi esitante. La piattaforma si schianta al suolo? No, non si schianta, ma rallenta e poi si ferma a mezz'aria. È il segnale migliore per capire che è necessario riorientare il pensiero per continuare a viaggiare. Inoltre, ti dà la velocità che desideri. Sembra che questo cristallo sia stato riconfigurato e sintonizzato energeticamente su determinate bande di frequenza, in modo da rendere il processo di interazione con la mente umana molto più semplice e il viaggio il più agevole possibile. Tuttavia, non proviene da questo pianeta. Deglutii seccamente. Emozionato, feci finalmente la domanda a cui pensavo da molto tempo, ma che non avevo avuto il coraggio di fare fino a quel momento, anche se avevo abbastanza prove per darmi la risposta. Aspetti un attimo, lo interruppi precipitosamente. Ma dove hai preso questi dati? Sapevo che non avevano lasciato alcuna traccia della loro origine o del loro aspetto. È vero, ma nel frattempo ho scoperto questo dispositivo, disse Cesare, indicando il piedistallo su cui era appoggiato il cilindro semitrasparente. Ero sbalordito e non capivo una parola di quello che dicevo. Ok, ma mi rendo conto che è una replica del grande cilindro nella sala delle proiezioni. Neanche tu sapevi a cosa servisse quello. Sospettavi solo che potesse essere un amplificatore mentale. Esatto. 2 anni fa non sapevamo a cosa servisse l'enorme dispositivo cilindrico della sala proiezioni. Ma eccolo qui, proporzionato alla nostra altezza. Ho aspettato con il fiato sospeso che mi dicesse lo scopo di questa installazione piuttosto complicata. Macchina per viaggiare nel tempo. Le sue parole mi fecero correre un brivido lungo la schiena. Dal profondo del mio essere già percepivo con straordinaria rapidità la miriade di possibilità che mi si prospettavano per conoscere le verità storiche essenziali e, perché no, anche il futuro che ci attende. Ero così euforico che le mie domande scorrevano a fiumi, ognuna delle quali voleva una risposta immediata. Di fronte a questa nuova rivelazione, tutti gli altri oggetti della camera occulta impallidirono improvvisamente il loro significato. Divertito dal mio comportamento infantile, Caesar riuscì a fatica a rassicurarmi. Ti racconterò alcune delle proiezioni temporali che ho fatto con questo dispositivo, che è tecnologicamente molto avanzato. Ma prima devo portare a termine i miei compiti di missione e assistere Aiden. Nel frattempo, tu puoi indagare su ciò che è rimasto da vedere e poi aiutarli in ciò che stanno facendo ora, mi disse, indicando i 2 tenenti. Estremamente felice al pensiero che avrei sicuramente scoperto cose molto importanti, mi diressi rapidamente verso la parete sinistra della camera occulta, dove Trudeau e Nicoar erano alacremente al lavoro. In effetti, quella parte della stanza si imponeva fin dall'inizio per la sua imponenza. Una sorta di biblioteca a castello, e a più scaffali si estendeva lungo le pareti di sinistra e di fondo della stanza. Avvicinandomi, mi sono reso conto che questi scaffali erano in realtà scolpiti direttamente nella roccia della parete ed erano molto finemente cesellati. L'altezza di ogni scaffale non superava i 15 centimetri, ma ogni scaffale correva per tutta la lunghezza della parete ed era diviso in 5 aree distinte da una colonna di pietra più larga.
Ma ciò che catturò immediatamente l'attenzione fu il contenuto di quegli scaffali. Vidi migliaia, forse decine di migliaia, di tavolette metalliche, disposte ordinatamente a non più di 1 centimetro l'una dall'altra. La prima impressione fu quella di una vasta biblioteca, ma mi resi subito conto che in realtà le targhe non avevano nulla di inciso. Erano così lisce che quasi riflettevano l'immagine come uno specchio. Trudeau e il tenente Nicoar stavano caricando queste lastre in casse speciali, che erano state portate nei veicoli con cui avevamo attraversato il tunnel. Mi avvicinai alla prima serie di mensole di pietra nel muro e guardai con attenzione. Le targhe erano perfettamente allineate e ordinate, tutte identiche nell'aspetto. Come nel caso dei Monti Bucegi, anche qui non ho notato polvere o altre impurità. Tutto sembrava asettico, perfettamente pulito e disposto in modo molto preciso. Questo mi ha sorpreso all'inizio, ma presto ho capito che la pellicola semi-organica, impregnata nella roccia delle pareti, non permetteva la formazione di polvere o la proliferazione di altri micro o macroorganismi. La sorprendente età di questa costruzione e il suo aspetto ne erano una prova lampante. Ho provato a prendere un tablet da uno scaffale alla mia destra, ma non si è mosso. Ripetei l'operazione, ma senza successo. Guardai allora Trudeau, che stava facendo la stessa cosa, passando le pastiglie dagli scaffali al tenente Nicoar, che le sistemava negli appositi scomparti impilati, di cui erano dotate le rispettive casse. Vidi che, a differenza di me, l'ufficiale americano tirava la tavoletta di metallo verso l'esterno, rendendola così scivolare molto facilmente. Ho fatto lo stesso e immediatamente la piastra si è staccata dal ripiano. A un esame più attento, ho visto che ognuno di essi aveva una superficie di colore più scuro segnata sul ripiano di pietra, che sospettavo fosse stata trattata in modo speciale o avesse determinate proprietà magnetiche che impedivano alla piastra di staccarsi in qualsiasi direzione diversa da quella perpendicolare. Il gradiente della forza applicata deve essere nella stessa direzione del segno di spostamento del cuscinetto, mi ha spiegato Trudeau, in modo un po' accademico. Altrimenti quasi nulla può spostarli dalla loro posizione. Finora non siamo riusciti a capire esattamente come facciano. Stavo succhiando la lastra di metallo da una parte all'altra, senza riuscire a capirne il senso. Assomigliava in modo impressionante a una tabacchiera lucida e argentata, larga circa 12 centimetri e spessa circa 7 o 8 millimetri. Due sottili fessure erano tracciate parallelamente sul lato inferiore, che si appoggiava all'incavo della roccia, ma questo era l'unico segno distintivo delle lastre. Guardai smarrito l'immenso numero di targhe di questo tipo, che erano allineate negli scaffali di pietra. Qual era il loro scopo? Sembravano costituire una gigantesca biblioteca, ma come si poteva accedere a quelle informazioni? Chiesi spiegazioni al tenente Nicoar. Durante la nostra ultima spedizione abbiamo portato con noi diverse decine di queste lastre per studiarle. Sono fatte di platino, ma contengono zirconio e lantanio. Oltre a questi c'è un elemento che potrebbe essere essenziale come supporto di memorizzazione, ma che non si trova nella tavola degli elementi sulla Terra. In sostanza si tratta di preziosissimi depositi di informazioni, provenienti da diversi periodi della storia del pianeta, ma anche dell'universo. Si tratta di un segreto assolutamente riservato, di cui ora porteremo con noi una buona parte, rigorosamente inventariata. Tuttavia, anche se voleste cambiare il loro posto sullo scaffale, non ci riuscireste. Ognuno di essi ha e riconosce perfettamente la sua posizione originale. Curiosamente, ho provato a mettere la tavoletta in un posto libero su un altro scaffale, ma si è comportata come se due magneti dello stesso polo fossero vicini. Quel posto ha rifiutato la tavoletta. Ho poi voluto posizionarla in diversi posti, ma in nessuno di essi è stato possibile, finché non sono tornato al posto da cui l'avevo estratta. A quel punto si è incastrata molto rapidamente e si è subito stabilizzata. Ok, e come si possono visualizzare le informazioni che contengono? Ho chiesto a Nicoar. Inizialmente non capivamo nemmeno noi come fosse possibile. A rigor di logica, avrebbe dovuto esserci un dispositivo leggere le informazioni criptate, ma non abbiamo scoperto nulla. Finché, per errore, uno dei membri della spedizione ha premuto una delle tavolette metalliche in verticale e all'improvviso
È stato proiettato a livello del suolo, proprio accanto ad essa, un ologramma piuttosto alto che raffigurava un angolo dello spazio esterno. Era a mostrare una rotazione temporale di una nube di materia stellare. Non so come abbiano fatto. È stato come filmare un processo molto lento per molto tempo e poi far scorrere l'immagine ad alta velocità. Si ottiene il quadro generale dell'intera azione. Siamo rimasti tutti a guardare per circa 2 ore, ma l'ologramma non dava segni di finire. Gli americani hanno impiegato più di un anno per improvvisare un'interfaccia accettabile per rilasciare le informazioni olografiche da un tablet. Abbiamo scoperto che ci vogliono quasi 2 giorni di funzionamento continuo. È fenomenale. Dovremmo passare centinaia e persino migliaia di anni a guardare senza sosta tutti gli ologrammi rappresentati dalle piastrelle di questa stanza per poter dire che abbiamo finito di guardare tutto. So che attualmente stanno cercando un modo per riavvolgerlo rapidamente. Se questo non sarà possibile, l'unica alternativa è guardarli a caso. Ho osservato con attenzione l'enorme archivio di dati esistente. Personalmente preferivo i tavoli a T della sala delle proiezioni, più facili da raggiungere e dove le informazioni erano interattive. Per quanto potevo immaginare, la sala occulta era stata costruita e attrezzata per uno scopo diverso. Era una specie di dépendance, ma comunque molto importante. Ma qual era il suo vero scopo, oltre a quello di archivio universale? Cosa ha spinto questa civiltà extraterrestre a costruire questo deposito sotterraneo di informazioni e tecnologia più di 30.000 anni fa? Pensavo che lo scopo della camera occulta fosse semplicemente quello di conservare un'enorme quantità di informazioni universali e che il tunnel che vi corrispondeva fosse di natura strana, a metà strada, tra il fisico e il sottile. Forse questa variante è stata scelta proprio per proteggere meglio gli archivi della camera occulta dai rigori del tempo. Chiesi ai 2 tenenti quale fosse la loro opinione in merito, ma mi dissero che nessuno aveva ancora una risposta certa e che si aspettavano molto dalle informazioni sulle tavolette di metallo. Premetti a casaccio uno dei pad, sentii un click molto sottile. La piastra metallica divenne leggermente fosforescente e subito dietro di me apparve un'immagine olografica, più alta di me, proiettata su un'area di circa 3 metri quadrati. Era l'immagine inquietante di una galassia, ma è stata osservata da un piano di riferimento al di sopra di essa, in modo che la galassia apparisse un po' più in basso, a sinistra dell'immagine olografica. Non si trattava di una galassia a spirale, ma di una galassia irregolare. Il nero assoluto del vuoto cosmico che la circondava mi diede un brivido e una sensazione di vuoto allo stomaco. Era come una presenza onnipresente e terribile che sembrava inglobare tutto. Sentivo che c'erano grandi tensioni in quella galassia. Di tanto in tanto osservavo enormi esplosioni che apparivano come luminescenze molto luminose nei vari punti della galassia. Senza dubbio si trattava di supernovae, ma il loro numero mi sembrava ancora troppo elevato, anche sulla scala temporale cosmica su cui sospettavo si stesse svolgendo quella cornice cosmica. C'era qualcosa che non andava, lo percepivo senza dubbio. C'era molta luce, quasi ovunque nella galassia, della stessa intensità. Anche Trugio e Nicoara avevano interrotto il loro lavoro e osservavano stupiti. Caesar stava chiacchierando con Hayden nel tunnel, all'ingresso della camera occulta. Mi era sempre più chiaro che le immagini olografiche, in qualche modo, portavano con sé una sorta di sottile carica emotiva, corrispondente agli eventi che presentavano. Per esempio, quell'immagine creava in qualche modo un senso di panico, di angoscia, di agitazione interiore. C'era qualcosa di caotico in quella galassia. Le cose sembravano fuori controllo, ma immaginavo che ci dovesse essere ancora un significato ben definito, per il quale quel colossale evento nella vita dell'universo era stato criptato. In un certo senso, potevo sospettare di essere un testimone della morte di una galassia, ma ovviamente stava avvenendo in modo violento. Forse avrei scoperto la causa inquietante che ha innescato questi processi colossali, senza dubbio estesi per milioni o decine di milioni di anni, ma ho preferito spegnere la trasmissione, premendo ancora una volta la tavoletta. Avevo bisogno di calmarmi un po'. Energia
intenzione, conseguenze. Proprio in quel momento Cesare rientrò nella stanza e si diresse verso di me. Capì subito di cosa si trattava. Col tempo imparerai a proteggerti dalle influenze esterne, sia buone che cattive, mi ha detto gentilmente. Ma questa protezione deve essere valida e altamente efficace. Non sarà sufficiente credere di essersi protetti con una particolare tecnica. Dovete avere una sensazione chiara e ben definita di una sorta di muro energetico invisibile che respinge tutto, aggressioni dall'esterno. Questo è necessario soprattutto all'inizio del percorso. Dopo che la frequenza vibrazionale della vostra struttura energetica aumenta sufficientemente, la protezione arriva naturalmente, solo come risultato della selezione e della separazione dei piani vibrazionali più elevati da quelli più grossolani. Ma per questo dovete pulire molto bene il vostro essere interiore. Le scorie devono sparire. Ho pensato spesso a questo aspetto, ho detto, in uno stato d'animo più tranquillo. Dalle letture che ho fatto finora, sono giunta alla conclusione che si verifica una sorta di immunizzazione quando si raggiunge l'equilibrio tra le energie lunari e solari nell'essere. Il dottor Shen mi stava parlando dello yin e dello yang, ma ha aggiunto che è anche necessario osservare alcune regole fondamentali per l'intero universo, sia morali che etiche. Proprio così, una persona spiritualmente elevata ed energeticamente equilibrata non può essere toccata da influenze negative, incantesimi, sortilegi o magia nera. Inoltre, può aiutare coloro che si trovano in queste situazioni e contrastare le azioni maligne contro di loro. La questione è semplice: se siete puri, se la vostra aura ha una frequenza elevata, se siete una persona con un orientamento benefico, se tutta la vostra natura è equilibrata e c'è armonia tra le energie yin e yang, allora nessun mago, nessun incantesimo e nessun potere maligno può avere presa su di voi. Tantomeno un'influenza esterna inferiore, che può sorgere per via congiunturale. Ma perché è così? Dopotutto, chi ci garantisce che questi elementi respingano il male che ci viene rivolto? Ho chiesto, curioso di conoscere la spiegazione. Nelle condizioni che vi ho poste, è assolutamente impossibile che una forza maligna possa esercitare la minima influenza su di voi. Il motivo è semplice. Diciamo che la frequenza energetica della vostra aura corrisponde metaforicamente alla frequenza delle onde medie. Se la persona che vuole attaccarvi con un atto di magia nera trasmette questa energia nella frequenza delle onde lunghe, che è più bassa della frequenza delle onde medie, sarà impossibile di toccarvi perché le due frequenze non si accordano. È come cercare di saldare il legno al metallo. Queste forze negative, se incanalate verso un essere umano superiore, a causa dell'alta frequenza della loro aura, rimbalzeranno istantaneamente e torneranno all'autore dell'azione. Questo è ciò che i maghi neri chiamano shock di ritorno. Naturalmente, cercano di evitare il più possibile questo terribile shock, utilizzando vari metodi per rimbalzare l'energia negativa, come una chiamata reindirizzata al telefono, se capite cosa intendo. Ma alla fine si troveranno inesorabilmente di fronte a questo effetto di rimbalzo, che diventerà sempre più forte. Quando un mago nero usa la sua scienza diabolica contro un essere elevato, l'energia malvagia da lui sottilmente imbrigliata, come una sfera di forza maligna, raggiunge quella persona che è orientata in modo benefico, ma rimbalza proprio come una palla che colpisce un muro, tornando al punto di origine, che è il mago nero o lo stregone. Tuttavia, ho notato che riesce a cavarsela piuttosto bene. Per quanto male volesse fare, tanto male gli viene restituito e questo compensa. Cesare sorrise con indulgenza. Se fosse così semplice, i maghi neri dormirebbero sonni più tranquilli. Ma non è affatto così. Lo shock di ritorno è uno dei maggiori pericoli che un mago nero o uno stregone, per quanto esperto, possa affrontare. Il rilascio di energia è istantaneo, ma al suo ritorno attira energie simili e le raccoglie nel processo di ritorno alla fonte, come una valanga, per dirla in modo più concreto. Se si prende una palla di neve e la si lancia giù per il pendio, essa diventa sempre più grande,
tanto che quando si arriva in fondo è diverse decine o addirittura centinaia di volte la sua dimensione originale. Lo stesso fenomeno si verifica con lo shock di ritorno. L'energia che ritorna al mago nero sarà forse diverse decine di volte più grande di quella emessa in origine, e per questo motivo potrebbe anche morire all'istante a causa dell'impatto. Nel nostro database e negli archivi del Dipartimento abbiamo diversi fascicoli con fenomeni di questo tipo, che abbiamo seguito da vicino senza riuscire a dare una soluzione praticabile per la mentalità della società. Non è possibile fornire a un giudice argomenti di questo tipo perché è lontano dal comprenderli. Quindi questi casi sono archiviata. Ma in realtà è come ve l'ho descritta. È una morte terribile, ma lo stregone se l'è cercata. Ecco perché tanti maghi neri, gli attacchi delle persone elevate spiritualmente, muoiono a causa delle loro stesse azioni negative. Da quello che ho capito, il principio si può applicare anche ad altre azioni cattive, che però non sono così drastiche, ho detto. È ovvio. Ci sono alcune persone, soprattutto nelle zone rurali, di cui la gente comune ha paura, in generale. Le chiamano stregoni. Compiono tutta una serie di azioni malvagie in modo inconsapevole, senza conoscere la legge dello shock di ritorno. Quando emettono un'energia malvagia verso un essere puro ed elevato, quell'energia torna indietro molto amplificata, e nella stupidità che li caratterizza possono persino credere che la persona verso la quale hanno inviato l'incantesimo o la maledizione, cioè l'energia malvagia, abbia risposto in modo gentile e abbia attaccato. Immaginano che lo shock di ritorno sia la risposta della persona aggredita. È molto probabile, tuttavia, che la persona sollevata non sappia nemmeno di essere stata aggredita energeticamente. Invece, l'energia che ritorna è l'energia dello stregone malintenzionato stesso, più le energie dello stesso tipo che vengono raccolte magneticamente quando la forma pensiero malvagia ritorna. E questo fardello può persino uccidere il mago. Ero scosso dentro di me. Chiesi a Cesare: ok, ma non molti esseri umani sono abbastanza puri ed equilibrati da respingere questi attacchi malvagi. La maggior parte delle persone ha almeno qualche scappatoia attraverso la quale il male potrebbe scivolare. Allora come faccio a sapere che sono attaccato, per esempio, dagli incantesimi di un mago nero? Ci devono essere dei sintomi, giusto? In generale, tutto ciò che è strano e ha un certo grado di periodicità, cioè di ripetizione, può far pensare che ci sia qualcosa di impuro all'opera. Ad esempio, si cade e ci si rompe una gamba, 3 settimane dopo ci si rompe un braccio e 2 settimane dopo si riceve un duro colpo in testa da qualcuno, intenzionale o meno, che ci manda all'ospedale per i punti. Il tutto nel giro di 2 o 3 mesi. Allora è il momento di prendere seriamente in considerazione l'assalto alla magia nera. Naturalmente l'ignoranza della gente è talmente grande che non è disposta a riconoscere tali segni anche se si verificassero tutti in una settimana. Ma la realtà esiste comunque e va affrontata. Bisogna trovare una spiegazione valida. Ero perplesso. Conoscevo molti esempi di questo tipo e, discutendo con alcuni amici, cercavamo di capire fino a che punto coincidenze di questo tipo fossero degne di considerazione. Ma ora stavo ricevendo una conferma e una spiegazione competente da Cesare, e le cose erano molto più chiare. Mi sono chiesto fino a che punto questi esseri orientati al male, che desiderano praticare certi atti di magia nera, possano essere guidati sulla retta via. Chiesi l'opinione di Cesare al riguardo. Purtroppo, la stragrande maggioranza di queste persone non si rende conto di ciò che fa, non intuisce la reale dimensione delle azioni malvagie che compie. Pertanto, il loro destino diventa, per così dire, molto pesante e naturalmente dovranno pagare per questo. Questo significa molta sofferenza, ma il ritorno sulla retta via, unito a sforzi spirituali sostenuti e ad azioni virtuose, potrebbe abbreviare il calvario che li attende. Potremmo dire loro dove stanno sbagliando, potremmo spiegare loro il contraccolpo di cui mi hai parlato, potremmo mostrare loro molte cose buone, ho detto, desideroso di trovare possibilità per coloro che non si rendono conto della condizione deplorevole in cui finiscono a causa di azioni così sbagliate. Non hai capito il principio di base, rispose Cesare. In nessun caso si può unire il male con il bene.
È una legge universale, per questo si dice che fugge come l'inferno dall'incenso. Ciò che è malvagio scapperà sempre da ciò che è buono, e allora non si può ottenere l'unione di bene e male. Una possibile trasformazione da parte di coloro che sono malvagi deve nascere innanzitutto come impulso interiore in loro, come desiderio personale di riorientamento. Solo allora è possibile seminare in loro i semi del bene. Fino ad allora, però, non si può fare molto, perché la divisione o la separazione è mantenuta da coloro che si mantengono nell'errore. E casi del genere si trovano non solo tra i maghi neri e gli stregoni, ma anche tra molte persone comuni e intellettuali. Coloro che sono simili si riuniscono insieme. Se ad esempio due saggi si incontrano, si capiscono e si riconoscono, ma le altre persone comuni non li capiscono e non riescono a riconoscere la loro saggezza. Se un essere umano, ha questo stato di saggezza e di elevazione e sente parlare di un altro essere umano che è sulla strada per diventarlo, lo chiama a sé e tra i due esseri si crea uno stato di affinità che aiuterà il secondo a raggiungere lo stato di saggezza. Ma se una persona che è nell'errore sente parlare di un'altra che è sulla retta via, sentirà automaticamente l'impulso di criticarla e persino di ritenere che l'essere che è sul sentiero della verità stia mentendo. Una persona così malvagia, infatti, crederà di essere lui a dire la verità. Per coloro che non hanno l'addestramento necessario per potersi formare un'opinione con la pratica, con l'esperienza diretta, in base al proprio livello interiore, è molto facile essere fuorviati. E così si crea lo stato di divisione di cui vi parlavo. Significa che hanno acquisito una conoscenza errata. O come? Chiesi perplesso. Vi contribuiscono diversi fattori: la disinformazione, la mancanza di autenticità su questioni considerate molto importanti, l'arroganza e la mancanza di maturità di pensiero. La vera conoscenza deve essere in qualche modo vivificante. Solo così si può diventare un fattore attivo che contribuisce alla crescita spirituale e alla mobilitazione. Ad esempio, molti sanno che è bene essere altruisti, ma sono pochi quelli che vivono veramente l'altruismo e provano la felicità che un'azione puramente disinteressata per il bene o l'aiuto di un'altra persona porta all'essere. Ci sono persone che sanno cose notevoli, ma che lasciano molto a desiderare nella pratica. Una nuova scoperta. Stavo per chiedere a Cesare come mettere in pratica alcune delle conoscenze apprese, quando Aiden entrò nella stanza e si diresse verso la parete di fondo, chiedendo a Cesare di seguirlo. Mi unii a loro finché non fummo a circa 4 metri dal muro di pietra. A quel punto si verificò un fenomeno inquietante, che mi fece rimanere immobile. Quando Caesar arrivò a circa 3 metri dalla parete di fondo della sala, una specie di una pellicola semitrasparente e leggermente luminosa, che poi scomparve bruscamente, così come era apparsa, ma rivelando dietro di sé un enorme cristallo alto quasi 2 metri. Perfettamente levigato, la sua punta affilata era anche la punta di un poligono a più facce, simile a una piramide a più facce. Mi stupì particolarmente il suo colore rubino violaceo, che sembrava invitare a immergersi in acque abissali. L'enorme cristallo era così puro che ho lasciato di proposito questa scoperta, in modo che possiate assimilare correttamente le altre. Ma dovete sapere che inizialmente non sapevo nemmeno dell'esistenza del cristallo. Solo quando mi sono collegato a questa distorsione spazio-temporale unica nel suo genere si è attivata. La stanza sembra improvvisamente ingrandirsi per includere la proiezione del cristallo. È una sua proiezione fisica, aggiunse subito, intuendo ciò che stavo per chiedergli. Mi sono avvicinata a questo oggetto affascinante e, mentre la distanza tra me e l'oggetto si riduceva, ho sentito una strana corrente in tutto il corpo, che mi ha fatto rabbrividire. L'ho toccato leggermente con le dita. Era fresco, ma la forza energetica che sentivo trasmettere era molto inquietante. La sensazione che mi ha sopraffatto è stata quella di una vertigine. Così mi sono allontanata a circa 1 metro di distanza.
La configurazione della telecamera è cambiata improvvisamente come se si avviasse un programma. Ho notato che si azzera solo la distorsione che rende possibile il cristallo. Come ha calcolato Hayden poco prima, si tratta di uno spostamento di fase rispetto alla nostra realtà. In pratica, il cristallo è sempre qui, ma possiamo vederlo solo in determinate condizioni. Ma il perché di questa situazione è un mistero anche per noi. Forse gli antichi costruttori volevano avere una sorta di protezione per ogni evenienza, ma so quasi con certezza che la sua funzione principale è quello di supportare l'effetto di spostamento temporale con questo dispositivo. Guardai Caesar con gravità. Sebbene avessi appreso poco tempo prima che si trattava di una specie di macchina per viaggiare nel tempo, provai comunque un rinnovato senso di eccitazione. Era come se la mia mente si rifiutasse di credere che una cosa del genere fosse possibile. «Vuoi dire che ha viaggiato nel tempo?» chiesi con voce esitante. «Quindi questo è il significato di questa installazione?» Ero sopraffatto e tutto il mio essere rabbrividiva al pensiero dell'anticipazione di un viaggio nel tempo che forse mi sarà permesso di intraprendere. Sì, come vi ho detto, è un dispositivo che può proiettarvi nel tempo, nel futuro o nel passato, ma non è stato facile capire come funziona. Inoltre, ci sono alcune sottili barriere imposte da una tecnologia molto avanzata. Tuttavia, mi sembra che una cosa non vi sia chiara. Si tratta di un vero e proprio viaggio nel tempo, ma a livello di coscienza. Non si tratta di viaggiare nel tempo con il corpo fisico. Il corpo rimane qui, ma la coscienza vive quel frammento temporale come se fosse lì con il corpo. Il vantaggio è che in questo caso ci si trova nella posizione di un osservatore esterno. Si vede e si sente tutto, esattamente come è successo allora, senza essere condizionati dalle limitazioni intrinseche del corpo. Lo svantaggio, se di questo si può parlare, è che non si può agire, cioè non ci si può integrare personalmente nel tempo. Era come essere in un altro mondo. Nel giro di pochi istanti mi sono trovato a discutere di un argomento che fino a quel momento avevo considerato di fantascienza. Sebbene avessi avuto un'esperienza inquietante in presenza del dottor Chien, si trattava solo dell'attivazione di una discontinuità spaziale. E anche se il vecchio saggio mi aveva spiegato che lo stesso fenomeno poteva essere accessibile nel tempo, i pregiudizi dentro di me erano più forti e mi facevano ignorare questa possibilità. Ma ora mi trovavo a meno di 2 metri da una macchina del tempo, che abbiamo appreso funzionare e che può proiettare la coscienza umana nel tempo. Turbato, chiesi di nuovo a Cesare: «Avete viaggiato nel tempo? Avete capito come funziona il dispositivo?» «Sì, me ne sono reso conto. Ci sono alcune condizioni che sono in un certo senso legate all'equipaggiamento personale, come ad esempio una diga. L'installazione qui è sostanzialmente una replica fedele di quella nella Projection Hall, ma a misura d'uomo. Ciò significa che hanno realizzato questa misteriosa camera sotterranea e il tunnel che vi conduce con il chiaro scopo di farla scoprire prima o poi agli esseri umani, in modo che potessero utilizzare ciò che vi si trova. Ma perché siano state scelte queste coordinate e perché siano completamente prive di altre derivazioni o connessioni, a questo punto non lo sappiamo. Forse si trattava di un progetto più ampio, che poi è stato abbandonato per chissà quali motivi. Qui le cose sono davvero poco chiare. Un raggio di speranza germogliò nella mia mente. Va bene, ma lo si può scoprire viaggiando indietro nel tempo con la macchina, dissi rapidamente. Cesare sorrise con comprensione. Ovviamente è stata una delle prime cose che abbiamo provato. Ma, come vi dicevo, gli esseri che hanno realizzato e ci hanno lasciato tutto questo sembrano voler rimanere molto nascosti. Poiché padroneggiano il mistero del tempo, hanno anche la capacità di attingere alla banda di accesso temporale del dispositivo. Ed è per questo che alcune informazioni sono codificate in modo da non potervi accedere con questo dispositivo. La percezione della coscienza si trova quindi di fronte a una sorta di vuoto e ogni tentativo di superarlo si è rivelato inutile. La nostra ipotesi è che i momenti temporali codificati abbiano la loro chiave in una dimensione energetica occulta del cristallo gigante.
Ma non sono solo le informazioni su questa enigmatica civiltà dello spazio ad essere inaccessibili, ma anche quelle che riguardano la storia del nostro pianeta. Per quanto ho potuto appurare, si tratta di quasi tutto ciò che è stato collegato all'intervento o all'azione di rappresentanti di questa civiltà nel corso del tempo. Non so bene come interpretarlo. In fondo potrebbe anche trattarsi di modestia cosmica. Tuttavia, sono riuscito a trovare un riferimento in un cliché del tempo molto antico, in cui un'altra civiltà aliena, sbarcata sulla Terra qualche centinaio di anni fa in Australia, ha lasciato un riferimento a questo dispositivo di spostamento temporale, uno schema approssimativo di esso, e ha menzionato che gli esseri che lo hanno costruito provenivano da un'altra galassia. Hanno specificato in modo schematico la galassia, ma gli astronomi non sono ancora riusciti a identificarla, a causa della difficoltà di comprendere lo schizzo modellato nella pietra, che è stato parzialmente distrutto. È molto probabile che si tratti della stessa civiltà che ha costruito il complesso di Bucegi e la camera occulta. Potremmo essere in grado di vedere gli effetti di queste azioni, ma non le persone che le hanno compiute, né altri elementi ad esse collegati. Ciò che rimane, tuttavia, è così vasto e sconcertante che le informazioni codificate perdono importanza. Avete viaggiato nel futuro? Chiesi con una certa incertezza. Stavo aspettando questa domanda, disse Cesar ridendo. Sì, abbiamo avuto accesso ad alcune aree del futuro, ma qui le cose sono più complicate. Gli eventi non sembrano essere certi e a volte semplicemente si dissolvono. Comunque vi spiegherò tutta questa storia della macchina per viaggiare nel tempo in modo più dettagliato. Ma un po' più tardi, perché ora devo consultarmi con Aiden su una cosa bizzarra. Il computer gli ha mostrato un tunnel scavato alla base della piramide di Cheope, che porta a questa camera. Il tenente Trudeau e il tunnel segreto. Ci avvicinammo tutti ad Aiden, che aveva sistemato il suo computer a poca distanza dal muro di pietra. Guardate, la proiezione è chiara e mostra un tunnel incompiuto che viene scavato dalla grande piramide proprio nella nostra direzione, spiegò, mostrandoci l'immagine olografica che il computer stava visualizzando. Tuttavia, vedo che a un certo punto il tunnel ha preso una direzione diversa, il che è sbagliato. Non avrebbe portato alla camera dell'occulto. Stavo guardando il rendering schematico al computer. La galleria partiva da sotto la piramide di Cheope e percorreva un bel tratto direttamente verso la camera occulta. Poi, all'improvviso, a circa 2/3 del percorso, è andata giù, ma non molto oltre. Credo che il nuovo percorso non fosse più di 20 o 30 metri, e poi il tutto sembrava essere stato abbandonato inaspettatamente. Aiden lavorava febbrilmente alla sua tastiera eterea. Attendemmo le possibili spiegazioni, poiché nessuno di noi capiva il senso del tunnel. Dopo alcuni minuti di silenzio, durante i quali l'immagine tridimensionale cambiò più volte, apparendo da diverse angolazioni, Aiden ci diede le sue prime conclusioni. In primo luogo, è ovvio che il tunnel è stato scavato con la chiara intenzione di arrivare qui. Ciò significa che, in un modo o nell'altro, hanno rilevato la presenza della camera dell'occulto e si sono fatti strada con la forza. La domanda è: come hanno fatto a rendersi conto dell'esistenza di questo luogo? Che mezzi hanno usato? Io, per esempio, con la tecnologia a cui ho accesso ora, non posso scoprire questa cavità sotterranea se mi trovo a livello del suolo. In fondo siamo a quasi 260 metri di profondità, ma non è questo il problema principale. Non possiamo scoprire questa costruzione perché è protetta da uno speciale campo energetico. È la prima cosa che mi ha mostrato il computer, ma è stato possibile solo perché abbiamo collegato la telecamera al tunnel da cui siamo entrati. Allora come facevano quelli che hanno scavato il nuovo tunnel a sapere che nel sottosuolo c'era ancora una camera a questa profondità? O forse la fonte delle loro informazioni era molto più antica, aggiunse pensieroso. Anche in questo caso, la traiettoria del tunnel è molto precisa nella prima parte, ma Cesare è intervenuto. Sembra che gli scavatori fossero molto sicuri di dove stavano andando. Ciò significa che avevano misurazioni e aggiustamenti permanenti, dato che all'inizio seguivano la direzione giusta. La cosa interessante da scoprire è cosa possa aver fatto cambiare al tunnel la traiettoria corretta.
Dopo un attimo di pausa, il tenente Trujillo parlò a bassa voce. Un sistema di protezione ridondante potrebbe essersi attivato a un certo punto, forse un qualche tipo di disturbo. Ci ho pensato, interviene Aiden, e credo che sia l'unica spiegazione per quello che ci mostra il computer, ma credo che le cose fossero più complicate. Dicendo questo, Aiden si concentrò nuovamente sulla tastiera eterea e sulle strane informazioni visualizzate olograficamente dal suo portatile. Tutti noi osservavamo in silenzio i rapidi movimenti delle sue dita e le immagini tridimensionali che si susseguivano in rapida successione. Sì, come avevo ipotizzato, ci devono essere state battaglie di interesse tra coloro che hanno costruito la piramide o che vi hanno avuto accesso, ha detto Aiden. Nella prima parte del tunnel, quella di destra, sembra che ci sia stato un consenso in azione. Nella parte deviata del tunnel, che vedo essere molto più sciatta, sembrano esserci alcune reliquie ancora al loro posto. Le registrazioni appaiono come alcuni detriti di manufatti, ma non riesco a specificarne chiaramente la natura. Mi sembra che ci siano stati dei malintesi. Credo che ci siano state delle dispute. Nella stanza calò il silenzio. Stavamo tutti osservando la struttura schematica del tunnel che conduceva dalla piramide di Cheope alla camera occulta. Potevamo vedere le strane forme degli oggetti all'interno della seconda parte del tunnel, poco prima della fine. Nel silenzio, la voce del tenente Trujillo tornò ad essere bassa, soppesando attentamente le parole. Io stesso sono stato in quel tunnel. È una storia più complicata di cui non posso parlare. I fattori di potere da cui ho ricevuto questi ordini non devono essere menzionati, ma sono ai massimi livelli. Per darvi un'idea, tutte le istituzioni governative, comprese quelle militari e i servizi segreti, sono indirettamente subordinate a quelle che rappresento. Anche il Pentagono. Ero perplesso e meravigliato. Avrei voluto capire il motivo della confessione del tenente Trujillo, ma non riuscivo a intuirlo. Quest'uomo relativamente giovane e ben fatto mi aveva in qualche modo sorpreso. Caesar mi aveva detto che era un agente dell'USAP. In altre parole, non era pagato da un'istituzione nazionale, ma dal governo occulto stesso. Le sue mansioni non mi erano affatto chiare, ma ovviamente lavorava con l'intelligence al massimo livello di sicurezza. Così mi sono spiegato che era stato imposto al Pentagono e che il Pentagono lo aveva mandato come rappresentante della parte americana. Quindi, in modo molto insidioso, la massoneria del mondo era riuscita a inviare una persona affidabile per dare loro informazioni. È vero che il tenente Trujillo era un agente e non un massone attivo, ma il suo grado di formazione e di indottrinamento lo collocava nel campo di influenza e di azione della grande organizzazione massonica occulta. Presumibilmente, in virtù di un rapporto di totale subordinazione, avrebbe poi fornito loro tutte le informazioni ottenute e le osservazioni da fare. Solo in seguito mi resi conto che lo stesso tenente Trujillo era rimasto sorpreso dalla scoperta del tunnel da parte di Aiden e che ora tutti noi potevamo renderci conto del vero obiettivo che i costruttori del tunnel intendevano raggiungere. Tuttavia, poiché era un uomo integro e forse per una certa stima professionale nei confronti di Cesare, Trujillo iniziò a parlare dell'azione nell'altro tunnel. Ben presto, però, ci rendemmo conto che stava presentando solo alcuni elementi, peraltro piuttosto lapidari, tralasciando gli aspetti veramente importanti che, in realtà, ci interessavano di più. Inoltre, era evidente che la parte americana non aveva dato prova di totale trasparenza, come previsto dal contratto con il nostro paese, in merito alla grande scoperta sui Monti Bucegi. L'azione segreta attraverso il tunnel sull'altopiano di Giza, vicino al Cairo, è stata ignorata nella presentazione congiunta, anche se si sapeva che il posizionamento della telecamera nascosta era relativamente vicino. Potrebbe esserci stato un errore di disinformazione a questo proposito, ma personalmente ne dubito. Il tunnel è stato scoperto nel 2001 da un team di scienziati americani e britannici, continua il tenente Trujillo. Saltando altri dettagli, arrivo alla parte in cui sono stato direttamente coinvolto. Ci si rese subito conto che il tunnel non faceva parte di un contesto turistico e che si trattava di qualcosa di molto speciale. Mi fu ordinato di unirmi a una piccola squadra per la ricerca e l'inventario del tunnel, quando ormai la sicurezza delle informazioni era al massimo.
Siamo entrati nel tunnel e posso dire che la prima parte del tunnel, dove la traiettoria è rettilinea, è interamente rivestita di un materiale duro, una lega speciale, che è stata poi analizzata nei nostri laboratori. In effetti, si è rivelata una pellicola piuttosto sottile, stranamente colorata tra il giallo e l'argento. Come appare nell'ologramma, mi ha colpito soprattutto la forma del tunnel, che è quella di un triangolo con il vertice rivolto verso l'alto. Avete trovato qualcosa all'interno? Chiesi con impazienza, ma in spagnolo. Sì, c'erano diversi oggetti, rispose Trugio in modo piuttosto evasivo. Verso la fine della parte rettilinea ho trovato una specie di scheda per computer, come un computer portatile. In realtà si trattava di una lastra metallica sorprendentemente leggera, spessa non più di 3 millimetri, che nella metà inferiore presentava alcune superfici leggermente rialzate di diversi colori e forme geometriche. Qualcosa che si potrebbe pensare come una tastiera. Qui il tenente Trudeau si fermò e guardò gravemente a terra. Su quel piatto c'erano molti segni sconosciuti, come una sorta di scrittura. La metà superiore del piatto era come uno specchio, e mi resi conto che poteva essere una specie di piccolo schermo. Ma qual è il punto di partenza preciso del tunnel della Grande Piramide? Cesare allora gli chiese: che percorso hai fatto per arrivarci? Hai seguito la galleria principale? Questo è un punto di vista, ma ce ne sono altri, intervenni. Per esempio, cos'altro avete trovato all'interno del tunnel? Quali sono state le conclusioni finali raggiunte? E soprattutto come avete ottenuto l'approvazione del governo egiziano? Il tenente Trudeau mantenne una freddezza impenetrabile, rimandando la risposta. Dopo qualche secondo, leggermente imbarazzato, disse: alcuni aspetti non posso rivelarli. Non so nemmeno se ho fatto bene a parlarne ora. Dopotutto, anche per me è stata una sorpresa capire che Hayden aveva scoperto il tunnel e comprendere quale fosse il vero obiettivo a cui stava andando. Ora le cose sembrano chiare, ma in quel periodo di ricerca nessuno si rese conto del vero significato del tunnel a direzione interrotta, perché non c'erano altre informazioni. Vedendo che tendeva a evitare le domande che gli erano state rivolte, Cesare gli chiese di nuovo di chiarire. C'era un accordo segreto con il governo egiziano, ma non era bilaterale, ha spiegato Trudeau. Si è trattato di un intervento privato che ha spinto i funzionari egiziani a collaborare. Il tutto è stato fatto in modo così segreto che nemmeno il custode del Museo del Cairo, che supervisiona l'intero complesso architettonico di Giza, è stato autorizzato a entrare nel tunnel. Mi dispiace, ma non posso dirvi di più. Quello che posso dire con certezza è che chi ha costruito il tunnel della Grande Piramide rappresenta una civiltà diversa da quella che ha realizzato la camera occulta o la sala delle proiezioni. In questo caso abbiamo prove tangibili. Tutti guardammo Trudeau con aria interrogativa. Dopo una breve esitazione, disse lentamente: sì, sono diversi, sia da noi che da questa misteriosa civiltà i cui rappresentanti sembrano essere giganti. Chiunque abbia avuto accesso alla piramide e l'abbia scavata è un reptoide. Abbiamo trovato lo scheletro di uno di loro nel tunnel. La stanza era opprimentemente silenziosa. Le implicazioni sono più complesse, ha continuato Trudeau. È evidente che a un certo punto c'è stata una lotta nel tunnel, per qualche motivo. Uno dei combattenti è stato ucciso e lasciato lì. Il tunnel è stato sigillato. Il suo ingresso è nascosto in un modo molto complicato nell'architettura della piramide. La datazione di laboratorio indica, con un margine di errore relativamente piccolo, il periodo 8500-900 a.C. Anche Hayden ascoltò stupito il racconto del tenente Trudeau. Cercai di saperne di più, ma fui gentilmente respinto. Dopotutto, quell'uomo stava in qualche modo eseguendo ciò che i suoi capi gli avevano detto di fare. Gli ulteriori dettagli e le spiegazioni da fornire sarebbero stati sicuramente oggetto di accese discussioni tra la parte rumena e quella americana. Tuttavia, le cose sembravano essere più serie e più gravi per gli americani, perché paradossalmente i servizi segreti americani non avevano preso parte a una scoperta di tale portata in Egitto e la presidenza non era stata informata. In una situazione del genere, è naturale chiedersi chi avesse il mandato di agire e con quale autorità. Si trattava certamente di un momento molto delicato per la diplomazia statunitense.
Dopo questa inaspettata sorpresa, ci siamo concentrati sull'inventario e sul caricamento del resto dei tablet nelle scatole appositamente progettate che avevamo portato con noi. Nonostante ciò, ci siamo resi conto che quello che eravamo riusciti a prendere era al massimo un quinto del totale presente nella stanza. Eravamo comunque soddisfatti di aver portato a termine il nostro compito e sentivamo tutti il bisogno di un meritato riposo. Cesare annunciò quindi che avremmo fatto una pausa di 8 ore per il pranzo e un pisolino, dopodiché saremmo tornati direttamente attraverso il tunnel alla sala di proiezione Bucegi. Anche se mi sentivo un po' stanco, ero comunque invaso da un meraviglioso stato di gioia e di buon umore. Mi ero abituato a questo luogo misterioso, che stranamente ora mi dava un alto senso di fiducia e sicurezza. Ma ciò che attendevo con ansia non era il momento del ritorno a casa, bensì la tanto attesa rivelazione da parte di Cesare della macchina del tempo nella camera occulta alla quale aveva avuto accesso. Mi aveva promesso che mi avrebbe raccontato alcune di quelle esperienze e questo sembrava il momento più adatto. Dividemmo rapidamente le porzioni e, per essere sicuro di non essere disturbato da nessuno, mi accampai nel tunnel a pochi metri dall'ingresso della camera occulta. Mangiai in fretta e cercai motivi per affrettare i due tenenti a fare lo stesso, poi andarono a letto. Cesare sorrise divertito della mia fretta e del mio interesse e mi stava anche prendendo un po' in giro, apparentemente chiedendosi seriamente se sarebbe stato meglio riposare tutti e lasciare la storia per dopo, quando saremmo tornati alla base Alfa. Io deglutii seccamente, perplesso, ma lui rise bonariamente, assicurandomi che era solo uno scherzo e che mi avrebbe raccontato cose straordinarie in quel momento. In effetti, devo confessare che la sua sorprendente narrazione mi ha incantato, facendomi spesso sentire come se vivessi in un altro tempo e in un'altra realtà. Se questo video ti ha incuriosito e ti ha fatto riflettere, lascia un like per supportare il canale. Non dimenticare di iscriverti e attivare la campanella per rimanere aggiornato su tutti i nuovi contenuti. Ogni capitolo ti porterà sempre più in profondità nei misteri nascosti, quindi non perderti nessun dettaglio. Grazie per il tuo supporto e per far parte di questa avventura.